Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera, Mattino Milan del 16 marzo e quindi siamo oltre gli ottavi di finale. Domani capiamo meglio chi sarà l'avversario del Milan dai quarti, ore 12 c'è il sorteggio della Champions League, tra l'altro lo vivremo qua alle ore 12, anche noi sul canale YouTube. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Alla fine sono passate quelle che dovevano, che avevamo pensato ieri, non ci sono stati grandissimi ribaltoni, anzi, insomma, il Real ha vinto la sua partita, il Napoli ha vinto la sua e siamo arrivati alle migliori 8 che abbiamo già ampiamente previsto da ieri, ma non c'erano grandi pronostici da fare, alla fine quelle erano e quelle sono rimaste. Io andrei su Gazzetta dello Sport subito, Henry, perché a proposito di questo c'è uno specchietto proprio per iniziare a inquadrare quelle che sono le squadre e ci sono le famose classifiche. Eh sì, immagino. Eccole qua. Allora, le prime tre prendono 5 stelle, come gli E ci hotel sta. importanti. Il percorso delle prime tre, ma anche direi del Napoli, è parecchio importante perché comunque il Bayern è a punteggio pieno, cioè ha fatto percorso dritto per dritto, non ha vinto, cioè non ha perso nemmeno un punto nel girone e nella doppia sfida col Paris ha vinto entrambe le gare. Ti aggiungo Eh, una cosa. mm, Delle 8 vittorie, 7 sono state clean sheet. ecco. Grazie Henry. Eviterei di prendere la pallina con il Bayern Monaco. Anche Per io. il City ci sono 5 vittorie e 3 pareggi, l'ultimo tra l'altro è quello degli ottavi con il Lipsia, più 2 nel girone, però insomma, quel signore lì fa un po' paura, un po' tanta. Sì, In generale il City è una squadra che magari può anche prendere in una giornata mezza storta dove si impasta un po' su se stessa e inizia a palleggiare troppo e poi anche cavartela in una partita. Nel doppio scontro il rischio invece di beccare che in una delle due giornate è in palla e così ecco, forse è la squadra che più ti espone alla figuraccia al City. sì, sicuramente. Però io la metto così, se devo cioè se il destino vuole che deve essere una di queste 3, tra Mm. tutte e 3 forse io prendo il City. L'altra è il Madrid, Harry, Ecco, che ha il 6 Real Madrid vittorie, in un pareggio e Champions una League ai sconfitta. quarti con un campionato che adesso vediamo come va il classico, ma è quasi andato. Io il Madrid in Champions lo eviterei. Anche perché guardate il numero che c'è sulla Champions League, insomma, Eh, fa, fa un po' riflettere sul valore della squadra in questa competizione. Eh, vabbè, sarebbe molto affascinante, limitiamoci così a dire ciò. Però il Madrid in Champions League è sempre cosa difficile da fare, soprattutto in un esatto. contesto dove siamo noi in questo momento, non al top del nostro splendore, insomma, diciamo così, storico, ecco. La quarta di questa classifica è il Napoli che ha una stellina in meno, prende Sì. 4 stelle per Gazzetta, anche perché il percorso è netto. Sono 7 vittorie e una sconfitta. La sconfitta è quella contro il Liverpool ininfluente, visto che era già passata anche come prima, se non ricordo male. Sì, Quindi, ampiamente. Henry, il Napoli, anche visto ieri, ha giocato un primo tempo tranquillo, ha avuto due mezze occasioni per fare gol prima, poi quando ha sbloccato la partita, arrivederci e baci. Eh sì. Molto bene il Napoli devo dire, anche per me è da evitare, ovvio che se mi dici tra queste 4 chi ti prendi, mi prendo il Napoli. Cioè, anche Mm. se quest'anno è ingiocabile, anche se quest'anno è fortissimo, però tra queste 4 qui credo che la risposta sia abbastanza scontata. Chiudiamo con gli altri, Henry. Sì,
Le altre sono Benfica che prende più stelle di tutti, cioè 4 per Gazzetta. Anche loro, come il gran Napoli. percorso in Champions League. 6 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte. È una Sì, squadra pericolosa. Forse è la sì. vera mina vagante il Benfica. Sì, più che altro perché il Benfica ha dimostrato quest'anno di mettere sotto anche le big, e Mm. quindi compreso il Paris, e quindi ci sta che venga data come mina vagante, e poi eh, nel senso devi sempre arrivarci fino in fondo di una Champions League, però il Benfica dovesse pescare una delle sue tre a fianco, per me qualche chance ce l'ha. Poi ci siamo noi, l'Inter e il Chelsea, che hanno avuto dei percorsi un po' più a ostacoli, come vedete, entrambi le milanesi, 4 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. Il Chelsea è andato un filino meglio, ma insomma, niente di trascendentale, soprattutto l'inizio di Champions non è stato al massimo, però ci siamo, Henry, alla fine. Sì, Forse è ci il siamo motivo anche per il noi quale le due, diciamo così, i tifosi del Milan un po' si dividono con meglio prendere l'Inter, che è la più giocabile, oppure prendere il Chelsea per lo stesso motivo. Alla fine quello è. no, esatto. C'è chi vorrebbe anche il Benfica, c'è chi vuole il maxi scontro. Io onestamente penso che ognuno ovviamente sia libero di voler prendere chi vuole per mille motivi diversi, ecco, quindi non è che sto a dire ah, tu hai l'Inter non devi, tu hai il Napoli non devi, tu hai il Real non devi, cioè non è che mi interessa ciò. Dico quelle che sono le mie preferenze. Mm. Se peschiamo una tra Chelsea, Benfica e ti ci butto dentro pure il Napoli, come sorteggio lo posso anche accettare, cioè nel senso lo vivo in maniera non serena perché sono comunque squadre forti, però cioè, tanto sono quelle 7 lì, quindi una di quelle 7 la devi prendere. Eh, Dovessi pescare le altre tre big, sicuramente sarebbero sfide molto affascinanti, molto stimolanti, però è tosta, è molto tosta. Ecco, l'Inter non la voglio prendere. No, proprio non ce la posso fare. E quindi ti direi tutte le altre o muerte, ecco. Cioè, l'importante è non prendere l'Inter. Poi, cioè, sono 7. Ieri abbiamo fatto qualche probabilità. sei Ecco, sicuro? Il presidente dice che perfetto. saremmo pronti. Però non aveva detto lui stesso che 4 gol era meglio di 5 e poi ne abbiamo presi 5? Yes. Magari dicendo che siamo pronti per il derby, non arriva il derby, non lo so. Speriamo che non, io onestamente eviterei. Mi piacerebbe più giocare un'altra partita europea, cioè magari non proprio con dei mostri ineluttabili come il City o il Bayern Monaco, però insomma, un'altra partita, ecco. O il Real Milano al Madrid, top, dimmi. o il Real Madrid, perché ieri il Real Madrid, cioè, veniva da un 5-2, ma ha dominato la partita. Cioè, non sembrava che era il Liverpool a dover rimontare, sembrava che era il Real a dover rimontare. Poi ha segnato solo un gol, però è stata veramente una gran partita del Real. Evento globale, saremmo pronti, Milano al top, ora servono gli stadi. Noi preparati per sfide difficili, restano in corsa le squadre migliori, con qualsiasi rivale sarà entusiasmante. Tra l'altro Gazzetta dice, a proposito di, diciamo così, scaramanzia, lì in basso, i ricordi felici dell'ultimo Urrà, cioè il passaggio ai quarti, l'ultima volta che l'abbiamo fatto, è stato con il Bayern nel 2006. Tra l'altro, vittoria ampia e super meritata, grandissima partita del Milan che poi avrebbe preso il Barça in semifinale con la sconfitta in casa a San Siro e quel gol che ancora non si sa il perché sia stato annullato da Andriy Shevchenko per una presunta spinta su Pujol che mai c'è stata perché proprio non l'ha nemmeno sfiorato, ma tant'è, andammo a casa. Già, tanto per far capire che in Europa siamo sempre stati molto apprezzati. Sì, il Barça che poi vinse quella Champions, se non erro. Sì, vinse la Champions. L'Inter invece, Marotta rilancia addirittura in finale. In finale il derby No, mi fu annullato. no,
No, Mintumulate no, no. direttamente. No, a parte che credo che sia praticamente impossibile, cioè vorrebbe dire che entrambe fanno 2 turni passandoli e si ritrovano in finale, cioè dovrebbero eliminare City, Real, Bayern, Chelsea, compagnia cantante, Tutte. Napoli. Poi è ovvio che non è che le devi eliminare tutte, cioè, però No, però una roba del genere io credo che, non so, creo un buco nel terreno, mi ci metto dentro e ne esco fuori a 3 settimane dopo la partita, tipo, qualcosa del genere, a prescindere dal risultato, cioè giusto per far passare proprio l'ondata di tutto ciò che ne consegue. Non è vivibile una roba del genere, non è vivibile. Henry, basta, aspetta che siamo già stati troppo con questa schermata. A proposito, diamo un po' di orari, perché come vedete qua sotto nel banner che sta scorrendo, domani alle 12 c'è il sorteggio e lo vediamo insieme in live reaction direttamente qui sul nostro canale YouTube. Poi, ovviamente, verranno anche estratti gli accoppiamenti per l'ultima fase, quindi si delineerà il tabellone. Liberi tutti, come c'è scritto, insomma, tutti contro tutti, non ci sono più limitazioni di nessun tipo. 11-12 aprile i quarti, 18-19 il ritorno, poi si andrà direttamente a maggio per le 2 semifinali, si chiude con la finale il 10 giugno, quindi molto in là. Tra l'altro 10 giugno a Istanbul farà anche per me discreto caldo. Ma non sarà fresco, credo, però questo è il percorso. Domani ne sapremo di più. Non Ma è guardate lo in alto. stesso stadio? Sì. Ah-ah. Perché Henry? Non ti Cosa c'è? sento. Non mi senti più? No, ora sì. Ah, ok. Sì, è lo stesso stadio, però vabbè, ce ne faremo una ragione, dovessimo andare, pazienza. Cioè. No, certo, certo. Diaz, chiudiamo così, perché Gazzetta oggi parla anche di Brahim Diaz, il Milan punta lo sconto Real, tra l'altro una delle possibili avversarie. 16 milioni per il riscatto, i rossoneri vogliono l'acquisto definitivo di Brahim. La Spagna è pronta per convocarlo, tra l'altro, di nuovo. 24 partite da titolare, 5 gol, 6 e 4, la cifra di riscatto, la media voto, scusate. Le cifre di riscatto e controriscatto invece non ci sono, non so come dirlo più, non ci sono né i 22 né i 27. Semplicemente se vuoi Brahim Diaz ti siedi intorno a un tavolo con il Real Madrid e tratti. Insomma, tu farai il prezzo, loro fanno la loro richiesta, se ti trovi d'accordo bene, se no, amen. Facciamo così, che il Real ci fa passare alle semifinali e noi gli diamo i 22 che chiedono, dai. Ci stanno sicuro, guarda. Contando che il passaggio alla semifinale credo che valga il doppio, non so quanto. Noi ci proviamo, cioè, provarci non nuoce, dai. Ma sì, tanto ne vinte già 14, che problema c'è? Beh, dai, che cosa te ne fai di 15? Cioè, son troppe. Non ci stanno. Detto questo, Henry, a 16 ci stai? Dipende, ma come sempre, Dipende cioè, se se ne sono posso euro, spendere se sono 40 lire. st'estate, non ne metto 16 per Brahim Diaz, però, cioè, anche lì poi ne trovi uno meglio di Brahim Diaz a 16, non lo so. Son sempre queste le variabili. Cioè, E io se la allora, variabile fosse che piace a chi lo allena? allora sì, cioè se piace a chi lo allena sì, ma deve piacere a chi lo allena. Dobbiam sapere chi lo allenerà. Insomma, Vabbè, cioè, in questo momento non ci sono grandi dubbi, Henry. sì, sì, però il 16 di marzo sei quarto in classifica, te lo ricordo, Sì, terzo, sì. giù di lì, quanto sei. Quindi, No, quarto. quarto, Quarto, quinto sul campo. ecco. Diciamo così, io un po' sono diviso, onestamente. Cioè, 16 è una buona cifra per un giocatore offensivo, cioè non è una roba sconvolgente. No, certo. 16 milioni per uno che tra l'altro da te in questo momento sta pure facendo il titolare,
un 99, quindi è una buona cifra. Bisogna capire se a quella cifra trovi di meglio, giracchiando per l'Europa, magari sì. Però B hai chiamiamolo usato sicuro, cioè sai quello che ti può dare e sai magari anche quello che ti potrà dare, perché da 3 anni che ce l'hai in casa e magari puoi già ipotizzare quello che può essere il suo percorso di crescita e dove potrà arrivare. Diciamo che No, questo certo. prodotto, chiamiamolo così, è brutto da dire, però lo conosci. Se vai sul No, mercato e sì, cercare un la mia altro paura è sul giocatore, budget. La mia paura è sul budget, cioè se tu hai un budget di X milioni, o ti metti veramente a fare tanto player trading quest'estate e quindi della serie copro Brahim con la cessione di Adli, con la cessione di Pobega, cioè copro la spesa Brahim con giocatori che non ho utilizzato e non utilizzo quest'anno. Oppure cioè, investi praticamente un terzo, un quarto, non lo so, 2/5 del budget in Brahim Diaz, e quindi quello forse è più il rischio, secondo me. Ok. Noi ieri siamo arrivati in chiusura, ci ridiamo appuntamento tra pochi minuti per Chiama Milan, poi gli appuntamenti sono quelli classici. Oggi faremo un'ampia analisi di quelle che sono le nostre avversarie, faremo il sorteggio. Henry, noi, che non vale niente, ma ci divertiamo. Proviamo a ipotizzare quello che potrà essere il percorso da domani del Milan in Champions League e poi domani, come detto, dalle 12 lo viviamo veramente il sorteggio con la live reaction qui sul canale YouTube. Henry, grazie, ciao. Grazie a tutti, mi raccomando, lasciate un mi piace, scriveteci sotto nei commenti sempre la stessa cosa, chi volete prendere, chi non volete prendere, che accoppiamenti volete, quant'altro, e la vostra su Brahim, 16 milioni, l'ho riscattato o no? Iscrivetevi al canale se vi va abbonati. Grazie a tutti, ci troviamo dopo. Ciao.